Ciao a tutti, oggi mi vedete davanti a un computer moderno perché parliamo di emulatori. Parliamo di un paio di emulatori del Commodore 64, il CCS64 e il VICE, che si installano su un computer Windows 10 e consentono di avviare le applicazioni e i giochi del Commodore 64 per poterli utilizzare su computer. In questo video vediamo quindi come scaricare gratuitamente, come installare questi due emulatori sul computer e come caricare un primo programmino. Mi ha fatto piacere, mi avete contattato in tanti, mi avete contattato da Facebook, mi avete contattato da YouTube, ma anche dal modulo di contatto che ho messo sul mio sito internet. Il grosso delle domande era relativo ai programmini che metto a disposizione di tutti sul mio sito internet, quindi come faccio a vederli, come faccio a caricarli sul Commodore, come faccio a simularne il funzionamento, eccetera. Ecco, questo è il primo video in risposta a queste domande. Altri video riguarderanno come creare un primo programmino in BASIC, come avviarlo sull'emulatore, come trasferirlo sul Commodore e poi come utilizzarlo. Ma prima di tutto la domanda è la seguente: per quale motivo dovremmo utilizzare un emulatore quando possiamo caricare i programmi direttamente dal Commodore 64? Non lo so perché. Non lo so. Se anche voi avete questo dubbio, ricordatevi queste parole. Per tutti i quesiti importanti, la risposta la trovate sempre dentro di voi. Le risposte che mi sono dato io, ad esempio, sono le seguenti. Vorrei poter realizzare un programmino in BASIC su computer utilizzando copia e incolla, lo voglio simulare, se tutto funziona poi lo porto sul Commodore 64. Oppure vorrei provare un po' di giochi, vedere se vanno e poi alla fine li porto sul Commodore e ci gioco. O ancora, comodamente potrei decidere di utilizzare un utility, come l'altra volta quando ho realizzato il video di EasyScript. Mi sono messo su computer, da una parte avevo il manuale, dall'altra parte avevo l'emulatore con EasyScript acceso e ho imparato a utilizzarlo, poi dopo sono andato su Commodore e l'ho utilizzato anche là già sapendo cosa fare. Ma entriamo nel vivo del discorso, vediamo come scaricare CCS64 e VICE. Bene, condivido quindi lo schermo del mio computer e iniziamo con i primi tre step, quindi scaricare il CCS64, configurarlo e iniziare a utilizzarlo e poi faremo gli stessi tre step per il VICE. Per scaricare CCS64 andiamo su Google e cerchiamo proprio il sito ufficiale. Consiglio di scaricare CCS64 da altri siti anche perché potrebbero essere versioni vecchie oppure potrebbero esserci, non so, dei virus oppure altri programmi che non ci interessano. Questo è il sito ufficiale di CCS64, vediamo che il download si trova leggermente più in basso della pagina e l'ultima versione è un po' datata, però niente, funziona bene, per cui la scarichiamo ugualmente. Ecco qua, si è scaricato. Possiamo quindi espandere questi due file, quindi portiamoli fuori dalla cartella compressa. E avviamo setup.exe. Accettiamo e dobbiamo installare ovviamente tutto. Dopo qualche minuto d'attesa è completata l'installazione e questo è un componente aggiuntivo che evidentemente serve per far funzionare l'emulatore. A questo punto inizia l'installazione dell'emulatore vero e proprio. È strano che sul sito c'era scritto versione 392, invece l'installer è della versione 3191, però ci possiamo accontentare. Scegliamo la cartella dove installare l'emulatore e proseguiamo quindi con l'installazione. Ok,
l'emulatore si è installato. Andiamo a provarlo. Una volta installato CCS64, che adesso vediamo addirittura V3.8, insomma ha fatto un po' di casino con le versioni, però fa niente, ci accontentiamo. Tasto destro, ma queste sono cose che in genere faccio io un po' per personalizzarmi il menu d'avvio o il desktop. Apri percorso file, gli leviamo magari via la versione perché tanto doveva essere la 392 e facciamo un bel copia e incolla di questo collegamento anche sul desktop e apriamo l'emulatore. Eccolo qua, scaricato, CCS64, avviato e subito partito. A parte il casino che c'è stato inizialmente con le versioni, quindi installer della versione 391, il link che sembrava della versione 3.8, in realtà poi il programma si apre correttamente nella versione 392 che era quella indicata sul sito internet. Bene, andiamo a aprire un file. Mi sono preparato già una cartella sul desktop con qualche file che possiamo aprire. Il primo file che vorrei aprire è un programmino in BASIC che ho fatto io, quello per pilotare la macchina telecomandata. Per aprirlo c'è sicuramente modo di passare internamente dall'emulatore, quindi collegarlo internamente e aprirlo, però per comodità e per velocità preferisco aprirlo da fuori dall'emulatore, quindi vado nella cartella dei file, tasto destro, visto che è la prima volta che lo apriamo, apri con e andiamo a scegliere appunto questa l'applicazione giusta. Ok, si è aperto subito. La prima cosa che dobbiamo fare è controllare la configurazione dell'emulatore. In particolare vorrei collegare il joystick, insomma emularlo con il tastierino numerico della tastiera. Quindi Options, Input, abbiamo possibilità di mettere il joystick con Keyset 2. Keyset 2 è il tastierino numerico, però a me serve il joystick quello in porta 2, quindi porta 1 niente, porta 2 Keyset 2. Ok, possiamo confermare. Vediamo se funziona. Esatto, adesso funziona. Quindi dal tastierino numerico io posso premere i vari pulsanti per far funzionare il joystick. Come si può notare, CCS64 è abbastanza ricco di menu, quindi con diverse opzioni. E anche una cosa interessante per cui ho optato anche per questo emulatore e non soltanto per il VICE è la possibilità di caricare e salvare i programmi in BASIC direttamente dal menu, quindi senza dover digitare comando save e per poi trovarseli all'interno di un'immagine di un disco virtuale. In questo caso io posso addirittura salvare direttamente un file PRG dopo averlo magari realizzato all'interno dell'emulatore. Niente, apriamo anche magari qualche altro gioco giusto per provarlo. Kickstart 2, adesso mi ha tenuto l'associazione del file, quindi basta fare doppio clic e sta caricandolo. Ecco, si è caricato il gioco. Anche qui poi bisogna definire su quale porta mettere il joystick e quali tasti utilizzare, ma più che altro adesso quello che volevo far vedere era come caricare un gioco.
Possiamo anche caricare un file di tipo CRT. I file di tipo CRT vedo che Windows già li riconosce come altro tipo di file, ma noi sappiamo che sono anche le immagini delle cartucce del Commodore, e quindi possiamo semplicemente dirgli apri con, andare a cercare l'emulatore che avevamo già in precedenza definito come programma. Anche qui io vi faccio vedere come dall'esterno dell'emulatore si può entrare e aprire un file, ma è anche possibile da dentro l'emulatore collegare un floppy e fare caricare tutto con il classico comando load che si utilizzava direttamente sul Commodore. Anche questo qua è partito. Oltre quindi ai file PRG, i file CRT, possiamo aprire anche dei D64. Queste sono le immagini dei floppy disk. All'interno di un floppy disk possono trovarsi diversi altri file, quindi andiamo ad aprirlo sempre con CCS64. Avevo realizzato una recensione su EasyScript su come quindi stampare con il Commodore 64. Se ci troviamo all'interno di un disco virtuale, quindi avendo aperto questo file, è un disco virtuale, un D64, possiamo anche salvare e caricare i documenti, si troveranno poi all'interno di quel file. Andiamo a salvare. L'abbiamo salvato. A questo punto, anche se io cancello tutto, posso anche recuperare il file che ho salvato e mi ritrovo le scritte così come le abbiamo appena definite. Possiamo vedere anche che la data e l'ora del file sono cambiate. E adesso, essendo che abbiamo salvato all'interno del dischetto un file, anche l'immagine del dischetto, quindi il file di 64, ha cambiato data e ora e quindi all'interno si trova il nuovo file. Come dicevo, è anche possibile caricare un programma dall'interno dell'emulatore, quindi fare file, load and run. Andiamo a selezionarci il programma EasyScript, in questo caso è il dischetto, lui lo avvia direttamente. Per vedere quello che si trova all'interno del dischetto possiamo anche dare un reset alla macchina, quindi un hard reset, e rimane collegato il dischetto, però il Commodore è come se si trovasse appena acceso, quindi posso andare a vedere cosa si trova all'interno del dischetto. E troviamo anche il file che abbiamo salvato. Sappiamo che il Commodore ha qualche problemino con le maiuscole e le minuscole, però in questo caso Amedeo è il file che abbiamo salvato prima all'interno di EasyScript. Bene, andiamo a effettuare la stessa operazione con il VICE, quindi scarichiamolo, configuriamo e poi proviamo ad aprire qualche file anche con il VICE. Ecco, anche in questo caso la ricerca mi si è aperta su Bing, ma poco importa. Per scaricare l'emulatore consiglio di andare sul sito proprio ufficiale, che in questo caso è SourceForge. Altri siti li eviterei perché potrebbero contenere o programmi di una versione precedente, tipo qui su Softonic c'è la 2.2, invece c'è la versione più recente qua su VICE, su SourceForge. Oppure addirittura potremmo prenderci dei virus, che di sicuro non è una cosa positiva. Ci troviamo quindi sulla pagina ufficiale del VICE, possiamo andare su Download, Windows,
prendiamo non la sorgente, ma bensì i binari, quindi il file già compilato. Download Vice 3.4. Dice che il download comincerà presto, speriamo sia così. No, secondo me non sta partendo presto. Adesso parte. Ho dovuto dare un F5, aggiorna, e adesso sta partendo il download. Eccolo qua. E volevano che vedessi un po' di pubblicità prima di scaricare il file. Possiamo vedere che il file si sta scaricando nella cartella dei download. Ovviamente che file hanno messo? Un file 7Z. Windows ha le cartelle compresse in zip e loro cosa fanno? Ci danno un file 7Z, quindi dobbiamo sicuramente scaricarci 7zip per estrarre l'archivio compresso. Anche qui per scaricare 7zip andiamo nella cartella quella proprio del produttore, quindi 7zip.org. Non andiamo a scaricarlo da altre parti perché non sarebbe saggio, insomma. Io ho un Windows a 64 bit, quindi Windows 64 bit e scarico questo qua. Perfetto. Sta scaricando anche questo. Torniamo all'interno della cartella dei download. Comincio dapprima a installare 7zip che mi serve per aprire il Vice. E l'ha fatto? Sì, l'ha fatto. Dalla cartella dei download quindi andiamo ad associare il file da scompattare al file manager del 7zip in modo che ne possiamo anche vedere l'interno. Estraiamo. Vediamo se mi fa creare direttamente la cartella. Ok, abbiamo quindi creato una cartella Vice con all'interno tutti i file dell'emulatore. Allora non c'è un installer qua dentro, quindi i file possono essere avviati direttamente da questa cartella. Vediamo che l'emulatore Vice può supportare diversi dispositivi, quindi non soltanto il Commodore 64, che poi sarebbe questo qui. Abbiamo anche il Commodore 128 ad esempio, il PET, il Plus, il VIC-20, più anche altri, cioè quello per la musica SID. Prima di aprire e avviare l'emulatore lo copio in un'altra cartella, perché questa è la cartella di download. Essendo un programma definito portatile, quindi un programma che non necessita di installazione, lo vado a copiare nella mia cartella, che ho sempre messo nella C. Mi sono creato una cartella programmi portatili dove ho inserito tutti i programmi che non necessitano di installazione. Ecco. Adesso possiamo quindi avviare il nostro emulatore del Commodore 64. Ed eccolo qua che è partito. Bene. Visto che è un programma portatile, magari facciamo un'icona sul desktop, tasto destro, invia desktop, ci teniamo magari quello del 64 sul desktop in modo che lo possiamo avviare con calma quando vogliamo, con comodità.
apriamo l'emulatore. Vediamo che l'emulatore si presenta con un monitor che molto ricorda un monitor a tubo catodico. Se questa impostazione vi piace, perfetto, va bene così. In alternativa il programma, il VICE, l'emulatore, è molto ricco di impostazioni, quindi dai settings possiamo andare veramente a modificare di tutto. Quindi vi piace con la filigrana, perfetto, altrimenti possiamo togliergliela. Andiamo in settings, display, clic 2, possiamo scegliere se tenere o togliere la filigrana. Un'altra cosa che possiamo fare è regolare il bilanciamento del colore. Io lo vedo un po' viola, se lo volessi vedere un pochino più azzurro potrei modificare la tinta, il gamma e magari anche il contrasto se mi piace di più, la saturazione dei colori. Insomma, possiamo veramente personalizzare tutto. Ecco, una cosa importante è cliccare su salva impostazioni in uscita, perché altrimenti quando riparte il VICE si trova sempre nella sua configurazione iniziale, quella di default. Perfetto, adesso quindi noi abbiamo salvato le impostazioni che ci piacevano e possiamo anche chiudere e riaprire l'emulatore e ce le ritroviamo così come le abbiamo lasciate. Se per sbaglio abbiamo toccato qualcosa che non ci piaceva e quindi abbiamo incasinato un po' l'emulatore, niente paura, possiamo andare in una cartella specifica dell'hard disk, quindi apriamo un altro Explora File, chiudiamo l'emulatore, la configurazione, il VICE la salva qui in C, utenti, e il vostro nome, il nome del vostro account, administrator nel mio caso, Appdata, roaming, eccolo qua, vedete, VICE. Qua dentro troviamo sia il file di configurazione e sia eventuali altri file che il VICE dovesse creare. Se io adesso vado brutalmente, però voi andate magari a cancellare il file che vi serve, perché qua dentro ci sono i file di tutti gli emulatori del VICE, quindi se aprite il 128, aprite il VIC-20, li metto tutti qua dentro. Io adesso cancello brutalmente tutta la cartella, però magari voi andate a cancellare soltanto il file che vi serve. A questo punto, se riapro l'emulatore, mi riparte completamente da zero, quindi con le impostazioni iniziali. Niente, andiamo a rifarle. Così mi piace un po' di più. Salva in uscita e chiudi. Perfetto. Vediamo che lui si è ricreato la sua bella cartella con dentro i file di configurazione. Diamo un'occhiata anche agli altri emulatori che sono inclusi nel VICE, ad esempio questo qua del 128. Insomma, ci si trova come se proprio fosse all'interno di un Commodore 128. Possiamo aprire, non so, quello del PET. Insomma. Possiamo aprire anche quello del VIC-20, ad esempio. Era giusto un po' per provare tutti gli emulatori che si trovano all'interno del pacchetto. Bene, adesso possiamo quindi provare uno dei file come abbiamo fatto prima col CCS64. Bene, partiamo dalla macchina telecomandata, è rimasto collegato al vecchio emulatore, adesso dobbiamo andare ad aprirlo con il VICE, quindi apri con, cerca un'altra app, scegli un'altra app, lo troviamo già qua, però se voi non lo trovate potete fare cerca un'altra app in questo PC, andiamo nella C, programmi portatili, VICE, io l'ho messo in programmi portatili, scorrendo in basso la videata trovate X64SC, quindi lo apriamo con questo. Ha associato il file al VICE anziché al CCS64.
Ecco, anche qui va impostato il joystick perché non funziona. Per impostare il joystick andiamo in Settings, ancora Settings, Input e troviamo la sezione Joystick. A me serve il joystick, quello in porta 2, e vado a impostare qua il numpad, che poi sarebbe il pad numerico che ci troviamo a destra della tastiera. Salva in uscita, chiudi. Ecco qua, vediamo che funziona tranquillamente anche il joystick emulato sul tastierino numerico. Bene, a questo punto abbiamo configurato il joystick in porta 2, abbiamo messo il video un po' come ci piace. Possiamo andare a caricare dei file. Anche qui abbiamo diverse opportunità. O si caricano dall'interno dell'emulatore, quindi collegando una immagine del disco, oppure, come preferisco fare io per velocità e per comodità, possiamo partire da fuori. Quindi Kickstar2.prg in questo caso è già associato a questo emulatore, ma altrimenti potremmo fare tasto destro apri con, abbiamo detto scegli un'altra app, x64sc. Rispetto al CCS64 il VAES è un po' più lento a caricare i giochi, ma perché probabilmente un emulatore più fedele rispecchia anche la velocità vera e propria del Commodore 64. Qua è partito il gioco. Adesso possiamo anche provare un altro tipo di file, quindi possiamo provare sempre un file.crt, quindi l'immagine di una cartuccia, apri con, eccolo qua. Ripeto che se non lo trovate potete andare in cerca un'altra app in questo PC e andare a cercare il file dove l'avete copiato, il file eseguibile dell'emulatore. Ecco, parte anche immediatamente, perché essendo una cartuccia ovviamente. Un altro esperimento che possiamo fare sempre con il VAES è, partendo dall'interno dell'emulatore, provo a caricare il programma di videoscrittura EasyScript, però con il fast load, visto che altrimenti ci metterebbe tanto a caricare. Quindi simulo di collegare un fast load che mi sono messo già nella cartella C Commodore CRT, l'estensione, come abbiamo detto, dell'immagine di una cartuccia. In questo caso è l'estensione del fast load. Vedete come il Commodore parte con il fast load già collegato. A questo punto posso collegare l'immagine del disco al drive 8. Vado a scegliermi, sempre nella cartella Commodore, EasyScript, e a questo punto mi trovo con un floppy disk di EasyScript inserito all'interno di un Commodore 64 con collegata anche la cartuccia fast load. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno del dischetto. Esattamente, si trovano tutti i file come abbiamo visto prima. Carichiamo EasyScript. In questo caso abbiamo proprio emulato un caricamento reale di EasyScript da un floppy disk drive con una cartuccia fast load installata.
Avendo utilizzato la stessa immagine del dischetto di prima, quella che abbiamo utilizzato anche con il CCS64, avevo salvato già il mio file. Posso vedere se lo trovo anche in questo emulatore. S1L Amedeo, eccolo qua. È venuto fuori quindi il testo che avevo digitato e salvato prima. E direi che abbiamo fatto un po' di esperimenti quindi con questi emulatori, un'idea iniziale di come funzionano dovreste averla. Come già detto, questo video l'ho realizzato perché mi avete fatto delle domande, quindi se avete altre domande, altri dubbi, tranquillamente contattatemi, sono felice se vi posso rispondere. Altri video che realizzerò saranno relativi al programmino in BASIC. E con questo il tutorial è terminato. Abbiamo visto quindi come installare e iniziare a utilizzare questi due emulatori per Commodore 64 su Windows 10. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e anche, se già non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale, così riceverete notifiche per i prossimi video che io pubblicherò. A presto e un saluto da Amedeo Valoroso.